Donington Park, 26 luglio 2009. In una gara molto particolare, Andrea Dovizioso ottiene la sua prima vittoria in MotoGP. In quella strana domenica inglese riesce in qualcosa di storico, impronosticabile fino a poco prima della partenza. Dopo 31 GP che non hanno conosciuto altri vincitori oltre ai Fantastici 4, Andrea interrompe questo dominio. Sembra il punto di sblocco della sua carriera, l'evento che finalmente lo posizionerà insieme a loro nell'Olimpo dei grandi. La storia però non andrà proprio così. Malesia, 31 ottobre 2016. 2653 giorni dopo l'ultima volta, Dovizioso torna a trionfare in MotoGP. È una vittoria che ai fini del campionato conta poco, ma per Andrea assumerà un significato fortissimo. Il GP che vi racconterò oggi ha come punto di inizio proprio quella piovosa domenica malese. Sì, perché in tanti pensano che Dovizioso sia un pilota incompiuto, un grande talento mai sbocciato definitivamente e che questa vittoria rappresenti un episodio destinato a non trovare continuità nelle stagioni successive. Nessuno si aspetta però che per il pilota italiano la seconda vittoria in MotoGP coincida perfettamente con l'inizio della sua seconda parte di carriera, destinata a contrapporlo al pilota più forte e dominante degli ultimi anni, Marc Marquez. Benvenuti in questo nuovo episodio di Storie di GP. Oggi vi racconterò il Gran Premio del Giappone 2017, ma prima facciamo qualche passo indietro. Andrea arriva in MotoGP con tante aspettative. Nel 2004 vince il Mondiale 125, poi un terzo posto al primo anno in 250, seguito da 2 secondi posti sempre in 250 dietro a Jorge Lorenzo. Per il pilota di Forlì l'inizio nella classe regina nel 2008 è molto positivo. Con la Honda Clienti ottiene il quinto posto finale e firma un contratto HRC ufficiale per l'anno successivo. Potrebbe essere la svolta, invece il salto di qualità con la Honda ufficiale non arriva. Sesto posto nel 2009, quinto nel 2010 e terzo nel 2011. Nonostante i risultati finali siano andati sempre migliorando negli anni, con HRC non si va avanti. Il Mondiale 2011 vinto da Casey Stoner al suo primo anno con la moto giapponese oscura completamente i progressi fatti da Andrea. Lo stesso Andrea anni dopo dichiarerà: Stoner per me è stato devastante. Serve un nuovo inizio. Lo trova nel team Tech 3 di Hervé Poncharal. Conduce la M1 Clienti al quarto posto finale, facendo meglio del suo compagno di team Crutchlow e di Ben Spies, compagno del campione del mondo Lorenzo nel team ufficiale. Sembra prospettarsi una promozione nel team Factory, ma per sfortuna di Andrea quell'anno si materializzerà il ritorno di Valentino Rossi, Yamaha. Per lui non c'è spazio. Andrea vuole solo un team Factory e dopo anni di delusioni e il grande fallimento con Valentino Rossi, Ducati decide di affidargli la Desmo 16 ufficiale per costruire un binomio motopilota che possa finalmente funzionare. Il 2013 è un anno di transizione. La moto soffre ancora dei problemi segnalati più volte da Rossi nel biennio 2011-2012, ma nel 2014 arriva un nuovo direttore generale, Gigi Dall'Igna. Si respira aria di rivoluzione tecnica che effettivamente avrà luogo e porterà la Desmo 16 a diventare sempre più competitiva fino al ritorno al successo nel GP d'Austria dell'estate 2016 con Andrea Iannone. Per Dovizioso è un'altra batosta. Da anni infatti si pensava fosse lui il pilota destinato a riportare la rossa sul primo gradino del podio dopo tanto tempo senza successi. E invece, ancora una volta, non riesce a levarsi di dosso quella brutta etichetta di eterno secondo. A peggiorare la situazione ci si mette anche un rapporto mai decollato con Dall'Igna e la scelta della dirigenza di Borgo Panigale di ingaggiare Jorge Lorenzo per il 2017. Scelta che ovviamente Andrea non può prendere benissimo. Essa è infatti la dimostrazione che la casa italiana non crede di poter vincere con lui. Qualche mese dopo la delusione austriaca, in quella piovosa domenica a Sepang, Dovizioso si sblocca. Un po' tardi forse,
A 31 anni, nella MotoGP moderna, ormai dovresti essere al top da qualche anno, ma questo rappresenta in pieno la sua carriera, fatta di grande lavoro per arrivare ai massimi livelli. Nessuno in quel momento immaginava quello che Andrea avrebbe potuto fare nella stagione successiva. Il 2017 inizia con una Ducati che ripone le speranze mondiali su Jorge Lorenzo, che dovrà sfidare il campione Marc Marquez per la vittoria finale. Questa situazione in un certo senso non fa altro che favorire Dovizioso, che riesce a togliersi un po' di pressione di dosso potendosi concentrare solo sulla pista. Il campionato per lui inizia un po' sottotono, ma anche Lorenzo non ingrana. Il punto di sblocco della stagione di Dovizioso è il Mugello. Si presenta alla tappa italiana sesto in classifica, staccato di 31 punti da Viñales, ma per sua fortuna anche la stagione di Marquez non è partita benissimo. Il campione del mondo è quarto, staccato 27 punti dalla vetta, con una sola vittoria all'attivo nelle prime 5 gare stagionali. Andrea vince davanti a Viñales e Petrucci ed esce dalla tappa italiana con il secondo posto in classifica generale, staccato di 26 punti dallo stesso Maverick. Si ripete a Barcellona, il GP successivo, dove vince con facilità davanti a Marquez e Pedrosa. La classifica si accorcia in modo netto, ora Dovi è a solo 7 punti dalla vetta. Lorenzo è settimo a 59 punti, la scintilla con la Ducati non scatta. Nonostante ad inizio campionato le attenzioni fossero tutte per lui, a questo punto della stagione sembra ormai chiaro che è Dovizioso l'uomo di punta Ducati. E grazie anche a un inizio non esaltante di Marquez, il pilota italiano ha in mano la chance di giocarsi il mondiale. Chance che appare chiara dopo Assen, dove Andrea conquista il primato in classifica arrivando quinto in gara e approfittando delle brutte prestazioni dei suoi avversari. Primato che però dura una sola gara, al Sachsenring Marquez si riporta davanti con la seconda vittoria stagionale, ma ormai non ci sono più dubbi, il campionato se lo giocheranno loro due. Emblematica la vittoria di Dovizioso in Austria, dove al termine di un confronto spettacolare batte Marquez e dà il colpo che potrebbe risultare decisivo. Non tanto in classifica, quanto nel morale di Marquez che per la prima volta si è sentito veramente inferiore al pilota Ducati. In terra inglese Dovi, complice la rottura del motore per Marc, torna in testa. Dopo il GP di San Marino, i due sono a pari punti, ma ad Aragon il campione del mondo in carica si riporta in testa. Mancano 4 gare alla fine e in Giappone Dovizioso arriva con 16 punti da recuperare. È forse l'ultima occasione per rimanere attaccato al pilota spagnolo. Una vittoria può tenere i giochi più vivi che mai. Perdere punti vorrebbe dire consegnare a Marc la possibilità di avere un vantaggio importantissimo nello sprint finale. Il venerdì accoglie i piloti sotto una fitta pioggia, destinata ad accompagnarli per tutto il weekend. Marc Marquez parte all'attacco, cercando di mettere subito pressione a Dovizioso. Ottiene il primo tempo davanti all'Aprilia di Espargaró e alla Ducati di Redding. In quarta posizione c'è Lorenzo a precedere proprio Dovizioso quinto, staccato di oltre un secondo. Ma questo turno, più che per la ricerca del tempo, viene sfruttato dai piloti per capire il comportamento di moto e gomme sul tracciato completamente bagnato. Nel pomeriggio arriva la risposta di Dovizioso, è lui il più veloce della sessione davanti a Marquez di soli 43 millesimi. Per Marc arriva anche un brutto A-side, che però non sembra assolutamente scalfirlo. I primi turni di libere ci consegnano già una certezza, anche in Giappone sono Marquez e Dovizioso i due più veloci, e come già successo in altri GP di questa stagione, c'è la concreta possibilità di vederli duellare in gara. Dovizioso ci crede. Siamo partiti bene da subito, abbiamo un buon bilanciamento della moto. Dopo le ultime uscite sul bagnato avevo qualche timore, ma qui siamo tornati al nostro livello. Terzo Espargaró a conferma dell'ottimo feeling trovato in queste condizioni. Quarto Lorenzo davanti a un ottimo Zarco che con l'M1 2016 oscura ancora una volta le prestazioni dei due piloti ufficiali. Per loro, giornata da dimenticare, mai veloci e costantemente in difficoltà in tutti i due turni. Valentino, dopo le libere, non usa giri di parole. Con la moto dell'anno scorso abbiamo vinto di più e conquistato più punti. Eravamo più competitivi anche sul bagnato, con questa si fa più fatica. C'era grande aspettativa sulla 2017, ma purtroppo la realtà è differente. Il sabato mattina vede Marquez comandare il turno davanti a Rossi e Iannone. Per Valentino, ottimo turno con passaggio diretto in Q2.
Quarto Lorenzo, davvero molto veloce su questo tracciato. Solo 13° Dovizioso, che comunque, grazie al tempo messo a segno in Q2, rimane il più veloce dei 3 turni di libere. Turni che però sono stati poco indicativi, i piloti infatti hanno cercato il tempo per evitare la Q1 senza troppa attenzione al passo gara. Nel pomeriggio è sempre Marquez a far segnare il crono migliore, precedendo Pedrosa, Lorenzo, Petrucci e Dovizioso. La sensazione è che per la vittoria il favorito sia senza ombra di dubbio il campione del mondo in carica. In qualifica a sorpresa la spunta Zarco, che oscura ancora una volta le prestazioni disastrose della coppia Yamaha ufficiale, con Petrucci che fa valere la sua bravura sul bagnato e si piazza alle spalle del francese, precedendo Marquez solo terzo dopo che chiunque avrebbe scommesso sulla sua pole position. Per il 93 della Honda pesa una scelta sbagliata. Infatti, dopo un primo tentativo in cui ha rifilato più di un secondo agli altri, è tornato nel box montando le slick. Azzardo che non ha pagato, perché la pista non si è asciugata. In prospettiva gara però non cambia nulla. Dopo l'FP4 ho detto ai miei meccanici di preparare una moto con le slick, perché la pista si stava asciugando. Sono partito forte con le Rain, ho ottenuto un gran tempo e a quel punto ho deciso di provare le slick. Non è stata la tattica giusta. L'importante però è aver conquistato la prima fila e non è stato nemmeno un tentativo del tutto inutile. Mi ha permesso di capire le condizioni dell'asfalto in caso domani ci fosse una gara flag to flag. Ho un buon passo, sono stato competitivo in tutti i turni, di questo sono molto contento. Dovizioso ottiene il 9° tempo frutto di una qualifica poco brillante. Il forlivese però sul passo gara è l'unico che sembra poter almeno provare a insidiare Marquez. Dopo le qualifiche ostenta calma e sicurezza. In caso di gara asciutta, partire dalla terza fila potrebbe essere un problema, complicherebbe la gara, ma con il bagnato, come previsto, non dovrebbe essere un grosso problema. Con tanta acqua siamo messi molto bene, sono sempre stato veloce in tutti i turni, abbiamo lavorato nel modo giusto. Le incognite sono tante in gara, però come sempre le cose possono cambiare. Fino adesso Marquez è stato molto veloce, ma lo è stato anche in altri GP il venerdì e il sabato, per poi avere più difficoltà la domenica. Dopo il sabato il quadro della corsa sembra molto chiaro. Marquez è il più veloce. Gli unici due che sul passo sono riusciti ad avvicinarlo sono i due piloti Ducati Factory. Zarco, autore di una splendida pole position, non sembra poter essere della partita, mentre Petrucci invece può insidiare i piloti di testa. Il pilota ternano è uno specialista di queste condizioni e ad incoraggiarlo c'è anche la notizia che non ci saranno speranze di vedere una gara che non sia completamente bagnata. Viñales e Rossi sprofondano. La stagione era partita bene, ora si trovano nelle condizioni di dover evitare di fare un'altra figuraccia, anche qui in Giappone. Sullo schieramento di partenza c'è una tensione incredibile. La pioggia è ormai una costante del weekend e le previsioni che davano gara bagnata non sono state smentite. Ora non si può più sbagliare, un minimo errore potrebbe costare carissimo. Marquez parte fortissimo, dopo la prima curva è davanti a tutti, vuole dare il colpo decisivo per il campionato, assicurandosi quei punti che gli permetterebbero di mettere definitivamente fuori gioco Dovizioso. Andrea però non sembra assolutamente sentire la pressione e nonostante la posizione non ottimale in griglia è autore di una buona partenza e in poche curve raggiunge la quinta posizione. Davanti si ingaggia subito un duello Marquez-Lorenzo. Il pilota spagnolo della Ducati riesce a superare Marc e a portarsi in testa. Vuole concretizzare un ottimo weekend e dimostrare di essere finalmente arrivato al punto di poter giocarsi la vittoria di un GP. Lì con loro c'è anche Petrucci, grandissimo specialista del bagnato, pronto ad approfittare di un errore degli avversari per portarsi davanti. Proprio Danilo prova un paio di volte a superare Marquez. La prima non riesce, ma la seconda è quella buona. Appena dietro, Dovizioso passa Zarco e si mette in scia al 93 della Honda. Ora i due contendenti al titolo sono vicinissimi. Nella serie di sorpassi, Petrucci riesce a sopravanzare Lorenzo, portandosi in testa la corsa e nel passaggio successivo mette 4 decimi tra lui e il maiorchino. L'italiano non si ferma e prova a scappare. In un giro porta il suo vantaggio sugli inseguitori a più di un secondo. Dietro però iniziano le scintille, con Dovizioso che infila Marquez e si porta in terza posizione. Ovviamente Marc non ci sta e restituisce il favore riportandosi davanti. Petrucci sembra avere il ritmo giusto per la fuga, ora comanda con più di un secondo sugli inseguitori,
continuando a far segnare giri veloci. Danilo può costruirsi la possibilità di ottenere la sua prima vittoria in MotoGP. Dietro Dovizioso passa ancora Marquez, che sfruttando la traiettoria favorevole riesce a rendergli il favore. Questi sorpassi però favoriscono l'allungo di Petrucci, che ora vanta più di 2 secondi fra sé, Lorenzo e la coppia Dovizioso-Marquez. Jorge non riesce a tenere il ritmo del pilota Pramac ed è decisamente più lento sia di Marquez che di Dovizioso. Infatti, dopo poche curve lo superano entrambi con un obiettivo chiaro: provare a ricucire il distacco da Petrucci. Per i leader della corsa sembra ormai solo una questione di tempo. Andrea e Marc fanno davvero paura e in pochi passaggi riescono a recuperare 6 decimi. Lorenzo nel frattempo crolla e finisce addirittura in 9ª posizione dietro a Valentino Rossi, che insieme a Viñales si trova a combattere per la top 10. Per Valentino la gara dura ancora qualche passaggio, infatti a 19 giri dal termine cade, trovandosi costretto ad abbandonare la corsa. Nei passaggi successivi la situazione dietro ai primi 3 si stabilizza, con Zarco quarto e la coppia Suzuki-Iannone-Rins subito dietro. Davanti Marquez inizia a far sentire la pressione a Petrucci. Il pilota della Honda gira mezzo secondo più veloce dell'italiano. Dovizioso invece sembra far fatica a tenere il ritmo imposto da Marquez, ma è comunque più veloce di Petrucci. Qualche curva dopo, Marquez si porta sotto al secondo di distacco e prepara l'attacco alla vetta, attacco che però si rivela molto più difficile del previsto. Petrux infatti, nonostante dei 3 davanti non sia il più veloce in pista, mantiene la leadership della corsa. A 12 giri dal termine arriva l'attacco. In pieno rettilineo, Marquez scavalca Danilo e con una super staccata lo relega alla seconda posizione, che dopo qualche curva si trova costretto a cedere anche a Dovizioso, che dal canto suo sa che non deve dare la possibilità a Marquez di scappare. La gara si fa sempre più interessante. Marquez comanda, ma non riesce a scappare. Dovizioso infatti recupera tutto il gap che lo separava dal leader della corsa. L'acqua in pista è veramente tanta. A 6 giri dal termine Dovizioso attacca Marquez e si mette in testa per la prima volta in questa gara. Dopo un paio di giri Marc ritorna al comando, ma Dovizioso risponde subito e qualche curva ancora e Marquez è di nuovo davanti. Marquez spinge e riesce a mettere 4 decimi tra lui e Dovi. Sembra un margine che gli possa consentire di gestire le ultime curve, ma il terreno di scontro è tutt'altro che confidenziale e infatti a metà giro Marquez rischia di buttare all'aria tutto con un errore clamoroso, ma ancora una volta riesce a salvarsi con un mezzo miracolo. Questo però favorisce il recupero di Dovizioso, che rientra in lotta per la vittoria quando ormai le speranze sembravano perse definitivamente. Per Andrea non c'è scelta. È obbligato a mettere le ruote della sua Desmo 16 davanti a quelle di Marquez per continuare a coltivare il sogno di poter vincere il suo primo mondiale in MotoGP. Si riduce tutto ad una curva, la 11, a cui si arriva dopo un rettilineo con una staccata che in queste condizioni è difficilissima da affrontare. In quel preciso momento è tutto contro Andrea. La classifica generale, la pista completamente bagnata, le gomme finite e soprattutto l'essere dietro a Marc Marquez, non di certo l'avversario migliore con cui confrontarsi in una lotta all'ultimo sorpasso. Basta davvero la più minuscola sbavatura per sbagliare. Escono dalla 10 e si lanciano sul rettilineo. In pista stiamo assistendo ad un passaggio incredibile. 2 piloti che non temono niente, pronti a sfidarsi ai limiti del possibile. La staccata di Dovizioso è commovente. Superare Marc in quel punto e in quelle condizioni è un gesto eroico. Andrea non commette nessuna sbavatura e chiude la curva alla perfezione. È davanti. Potrebbe essere il sorpasso decisivo, quello destinato a chiudere definitivamente i giochi, ma in cuor suo Andrea sa che non può ancora considerarsi al sicuro. Marc attaccherà ancora, è matematico. Uno come lui non può perdere prima di aver provato tutto il possibile per vincere. Neanche il tempo di prendere fiato e Marquez prova un attacco disperato all'ultima curva. Un sorpasso fisicamente impossibile. Infatti va lungo, consentendo a Dovizioso di incrociare e poter finalmente lanciarsi a tutta velocità verso la vittoria del Gran Premio del Giappone. Dovizioso con questa vittoria riesce a riaprire il discorso mondiale, che alla vigilia del GP giapponese sembrava praticamente chiuso e per la prima volta nella sua carriera si trova ad avere la possibilità concreta di vincere un titolo in MotoGP. Al termine di questo Gran Premio l'inerzia del gioco passa tutta dalla parte di Andrea, che oltre ad accorciare in classifica portandosi a 11 lunghezze dal leader,
dimostra di essere imbattibile nei duelli corpo a corpo. In quel preciso momento, il dominatore delle ultime stagioni Marc Marquez è passato dall'essere inarrivabile ad essere più vicino che mai. Ad inizio stagione nessuno l'avrebbe mai pronosticato. Forse l'unico che ci ha sempre creduto è stato proprio Andrea, che contro tutto e tutti si è costruito la possibilità di realizzare un sogno. Il racconto di oggi si chiude proprio qui, nel momento in cui tutti noi abbiamo pensato anche solo per un attimo che Andrea Dovizioso avrebbe potuto battere Marc Marquez e vincere il suo primo mondiale in MotoGP. È stato un piacere raccontarvi questo Gran Premio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Storie di GP.